Curigna vagnuna, tata, mahici, mosezza de folè e de caracaccia. Mosezza mira vede bernaca folè, idiota, curvette, gli de caracaccia, e caracaccia trunca ca, caracaccia trunca che. Ga folè, bene ve, e cu bene, di o tre, caracaccia trunca che sto mahici tata. Noi Arbresci siamo un popolo che si è stanziato in Italia tra il XV e il XVIII secolo in 7 regioni del sud Italia: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Campania e Abruzzo. Gli Arbresci vengono riconosciuti anche come albanesi d'Italia e siamo una minoranza etnolinguistica albanese. La caratteristica degli Arbresci è che dopo 500 anni conserviamo ancora usi, costumi e soprattutto la lingua. San Marzano si trova in Puglia, in provincia di Taranto, ed è il comune più grande di tutta l'Arberia. Arberia appunto perché l'insieme dei comuni Arbresci viene chiamato Arberia, mentre il numero più cospicuo di comunità Arbresci lo troviamo in Calabria. Finché ho frequentato io le scuole elementari, i nostri insegnanti ci vietavano di parlare la lingua Arbresci. E poi che è successo? È arrivato un nostro compaesano, il professor De Padova, che ha iniziato a dire, a fare, a insegnare la lingua Arbresci. Ha svegliato un po' la situazione. Era un insegnante elementare che aveva la sua classe fatta apposta per chi parlava la lingua Arbresci a scuola. La musica Arbresci vera e propria di tradizione Arbresci è solo e soltanto la musica vocale polifonica, sia sacra, sia liturgica e sia popolare. Il resto della musica Arbresci, o meglio ancora dei canti Arbresci, sono in realtà dei canti in lingua Arbresci, accompagnati con il ritmo del territorio. In questo caso c'è da dire un esempio di San Marzano che si trova in Puglia: noi cantiamo in lingua Arbresci accompagnati dal classico ritmo della pizzica salentino. I calabresi cantano in lingua Arbresci accompagnati dal ritmo della tarantella. Quindi questo ci fa capire se siamo degli Arbresci dalla Calabria, dalla Puglia o Sicilia e via discorrendo. Una tradizione musicale che contraddistingue gli Arbresci è la vaglia. La vaglia è la danza che ricorda le vittorie del nostro condottiero Skanderberg sui turchi, spesso accompagnate da nenie tristi, alternate con strofe più allegre. Le nenie tristi sono le nenie che ricordano i defunti caduti nelle guerre, mentre le strofe più allegre ricordano appunto le vittorie del nostro eroe sui turchi. Mio nonno mi raccontava le storie dei briganti. Il brigante più famoso di San Marzano e del meridione dell'epoca, 1860 al 64, è il nostro, tra virgolette, Cosimo Mazzeo, detto anche il Pizzichicchio. Pizzichicchio perché questo personaggio era 1,50 m di altezza. Siccome lui aveva fatto il militare nel V Reggimento Borbonico, dopo 6 anni viene congedato perché c'era stata la disfatta dei Borboni a Capua. Rientra a San Marzano e trova nemici, i compaesani nemici. Qui già c'era stato Garibaldi, quindi tutto il meridione era sotto già il Regno d'Italia. Lui, per non essere richiamato o per ovviare la leva obbligatoria che gli dava il re, il nuovo re, si dà alla macchia. Ma nel frattempo commette delle angherie verso i propri compaesani e nei paesi vicini.
Lui si distingueva con la lingua e la parlava, la lingua Arbresce, e la parlava con il fratello, il braccio destro che era di San Marzano, Francesco Talò, e alcuni dei paesi vicini. Ha brigantato e ha svolto delle angherie nei confronti di gente per 4 anni. Poi è stato preso e è stato processato sotto corte marziale a Potenza, fucilato e buttato in una discarica. È molto importante sapere che nelle comunità Arbresce esistono gli Arbresce di rito latino e gli Arbresce di rito greco-bizantino. Per quanto riguarda le comunità Arbresce di Puglia, parlo di San Marzano di San Giuseppe, Chiedo e Casalvecchio, siamo degli Arbresce di rito latino. Mentre in Calabria, Basilicata, Sicilia, sono degli Arbresce di rito greco-bizantino. Loro, a differenza di noi, hanno mantenuto il rito portato qui da nostri avi. Infatti in Calabria troviamo l'eparchia, la diocesi di rito greco-bizantino, che è stata fondata nel 1919. Poi negli anni a seguire, intorno al 1960, fu anche fondata l'eparchia di Piana degli Albanesi in Sicilia. La particolarità del rito greco-bizantino è che la messa è cantata e anche recitata in lingua Arbresce. Loro il sacerdote lo chiamano papas, il sacerdote si può anche sposare, comunque dipendono dal Papa come noi, però ripeto, sono di rito orientale. Questa è la differenza tra il rito latino e il rito bizantino. Si è incominciato ad avere la percentuale considerata di lingua nazionale dopo gli anni 70, poiché i giovani di San Marzano hanno permesso ai giovani degli altri paesi di entrare e conoscere le donne. Noi siamo il Laboratorio Musicale Culturale Arberia, centro di ricerca e catalogazione del patrimonio musicale Arbresce. È stato fondato il 6 febbraio del 2019 per volere mio, che sono Leonardo Belvedere, sono il direttore responsabile della struttura, Luciano Vitti, che è il nostro chitarrista e che si occupa di tutta la parte amministrativa, e del nostro factotum Cosimo Di Maglie, che è la persona tra di noi più avanti con l'età ed è il vero collante tra le vecchie e le nuove generazioni. Noto con grande soddisfazione negli ultimi anni un certo avvicinamento da parte del popolo sammarzanese alla nostra identità, al nostro essere. Lo dice infatti la nascita di alcune attività col nome Arbresce. Questo lo confermiamo anche come laboratorio, che da circa 1 anno e mezzo che siamo attivi, e c'è stato un grosso numero di giovani che si è avvicinato alla nostra cultura e con la voglia di riscoprire la nostra identità. Detto questo, vorrei fare un appello a tutti i giovani di tutte le comunità Arbresce. Riscoprite la vostra identità, avvicinatevi, supportateci, supportate tutti quelli che si impegnano giornalmente per il mantenimento della nostra lingua, dei nostri usi e dei nostri costumi.